Ciao a tutti amici e bentornati sul canale. Proseguiamo questa linea di video dedicata ai Chogokin o Chogokin, che dir si voglia, quindi questi modellini di robot derivati direttamente dalle famosissime serie degli anime giapponesi che abbiamo tanto amato in gioventù, con questo modello dedicato al personaggio del genio, o come viene forse tradotto in maniera più consona, demone cosmico Daikengo, della linea Super Metal Action, prodotto da Future Cast e in collaborazione con Evolution Toys. Bene, allora partiamo analizzando innanzitutto, come sempre, il packaging, andando a vedere poi in dettaglio il modello, per proseguire poi, come vi ho sempre anticipato per questa linea di video, andando a analizzare quello che potrebbe essere la possibile veridicità della realizzazione di un robot del genere mediante la tecnologia reale sia odierna sia ipotizzabile in futuro, questo sempre in base al tipo di trasformazioni richieste e la fattibilità di queste, sempre nel contesto delle leggi della fisica e dell'ambiente che circonda l'eventuale robot. Bene, allora cominciamo appunto con la scatola. Come potete vedere ha uno stile leggermente vintage, con queste scritte riportate come sempre con i loghi in giapponese e con questa grafica un po' se vogliamo in genere un po' da drago, no? Con tutti questi simboli, questi caratteri della scrittura un po' in stile fantasy, e questa diciamo impostazione grafica che ci fa vedere direttamente il modello nella sua completezza, quindi nella versione robot già assemblato, nella sua configurazione di astronave e nella sua configurazione staccata dei tre mezzi che compongono il sistema Daikengo nel suo complesso. Qui c'è chiaramente l'indicazione della linea a cui appartiene, che è quella del appunto Super Metal Action, Future Cast, Evolution Toy, e il nome Daikengo, che prende buona parte del lato inferiore della confezione. Proseguendo invece nel lato posteriore troviamo le foto vere e proprie del modello nelle sue varie configurazioni, quindi abbiamo il Daikengo nella sua configurazione di astronave, nella sua configurazione di mini astronave, adesso non mi ricordo con l'esattezza il termine poi del suo nome in giapponese, ma poi ve lo dirò, nella versione buggy e nella versione carro armato, diciamo così. Qui ci vengono fatte vedere alcune delle sue caratteristiche, diciamo di come deve essere impostati i vari movimenti e le varie articolazioni che può avere. Qui vediamo la sua immagine impugnando le due spade incrociate, che era una delle armi principali del Daikengo. Qui ancora lo vediamo in un'altra posa, sempre con le doppie spade unite tra loro. Qui lo vediamo nella versione a bocca aperta, perché una delle caratteristiche di questo robot era proprio quello di avere un'espressività del viso nel momento in cui, diciamo, si arrabbiava di più, no? E quindi apriva questa mascherina che gli copriva il viso e mostrava i denti con la bocca. Qui lo vediamo in altre pose, qui lo vediamo con le lame sul piede, qui con dei nunchaku e qui con una specie di fiamme che escono dalla bocca, tutte armi che chiaramente facevano parte dell'arsenale del Daikengo. È un prodotto fatto in Cina, come ci viene indicato qui dalla confezione. Qui ci sono tutte le varie specifiche che riguardano il produttore, varie scritte in giapponese di cui ignoro completamente il significato. Ci viene indicato qui con una targhetta in italiano che non è un giocattolo, ma è un prodotto destinato ovviamente a collezionisti adulti,
e non adatto a un pubblico di età inferiore ai 14 anni. Ovviamente è così anche per una questione di costi, perché non è propriamente un modello economico, anche se poi non eccessivamente costoso rispetto ad altri che sono usciti nel panorama dei robot da collezione. Qui ci viene indicata anche un'email del customer service di Evolution Toy che è possibile contattare in caso di problemi. Sulle parti laterali ci viene indicato appunto il nome Daikengo, ancora Super Metal Action. Ecco qui i nomi delle varie configurazioni. Questa è la Combat Shift, quella a buggy è la Daiken Buggy e il carro armato è il Daiken Caterpillar. Bene, a questo punto aprirò la scatola e daremo una prima occhiata all'interno della confezione e vediamo cosa ci è stato fornito con questo modello. Bene ragazzi, questo è come si presenta la confezione al suo interno una volta rimosso anche il pannello di copertura sempre in polistirolo che lo ricopriva. Attaccato al pannello esterno c'era questo piccolo dépliant che ci indica il modo corretto di sollevare il modello una volta montato, ovviamente reggendolo diciamo al centro del modello, ma tenendolo anche dalla parte bassa. Questo innescò a suo tempo, in fase ancora diciamo di preordine, molte polemiche, perché si pensava che il modello fosse in qualche modo difettoso, che quindi fosse diciamo soggetto a smontarsi sollevandolo magari dal tavolino, ma diciamo che è una precauzione strettamente normale per questi tipi di modelli, in particolare per questi trasformabili, perché essendo comunque agganciati sempre in modo con parti di plastica o anche metallo che siano, sono però comunque di un certo peso e per una questione di sicurezza è sempre buona norma fare in modo che non possano distaccarsi accidentalmente e per cadere in terra e rompersi. Quindi tutto sommato era solo un piccolo post-it diciamo di avvertenza, ma non che questo costituisca un difetto. È il modo in cui andrebbero presi tutti i modelli, a prescindere, proprio per questione di cura e attenzione per evitare che possano cadere accidentalmente. Detto questo, facciamo un piccolo preambolo per coloro che non conoscono il Daikengo e parliamo quindi della serie animata. Genio Cosmico Daikengo, così come l'abbiamo conosciuto qui in Italia, è una serie prodotta dalla Toei Animation nel 1978 e composta di 26 episodi. La storia narra di un pianeta lontano nella nostra galassia chiamato Emperius, che era a capo di una federazione galattica sotto non il suo comando ma sotto la sua guida, in quanto pianeta altamente avanzato sia a livello tecnologico e di civilizzazione, e di cui facevano parte molti mondi della galassia. Era governato da re Empel, che aveva 3 figli e chiaramente era anche sposato, quindi aveva una regina, e che purtroppo per loro si trovarono a dover fronteggiare le armate di Magellano, che erano intenzionate a conquistare il loro pianeta e a dominare l'intera galassia. Armate di Magellano che erano governate da Magellano il Grande e che aveva come suoi sottoposti Lady Baracross e un po' diciamo particolare robot generale che storpiava un pochino nel nome il famoso condottiero Napoleone e che appunto si chiamava Roboleon. Costui nell'attacco iniziale si trova a fronteggiare il fratello di quello che poi diverrà il protagonista e nonché pilota del Daikengo, ovvero il principe Samson, che era l'erede al trono di Emperius. Nella battaglia purtroppo il principe Samson rimase ferito mortalmente e quindi si innescarono tutta una serie di dinamiche che portarono poi il principe Rhaegar, che era il diretto successore diciamo nella linea di successione al trono, a dover scegliere se restare appunto come futuro re di Emperius o se andare con il Daikengo a combattere le armate di Magellano per evitare che ci vada suo fratello minore, che era stato in precedenza incaricato proprio dal re
a sopperire a questo incarico, in quanto Rhaegar doveva essere tenuto al sicuro proprio per far risuccedere al trono. Rhaegar non accetta questo perché vede che suo fratello comunque è intimorito dalla cosa e quindi non vuole metterlo a rischio della propria vita, quindi decide di partire con Daegenko insieme alla sua, diciamo, amica Cleo, che era la seconda spadaccina del pianeta Imperius, perché dovete sapere che nonostante questa grande tecnologia in quel pianeta ancora era molto, diciamo, diffuso l'arte della spada, quindi tutti si allenavano nell'uso di quest'arma, e partirono insieme con il Daegenko con l'aiuto dei robot piccolini, Anike e Otoke, che erano due simpatici personaggi che aiutavano, diciamo, l'equipaggio nella mansione, diciamo, di far volare il Daegenko, di combattere. Quindi una serie che aveva anche un pochino di risvolti comici, se vogliamo. La serie appunto si svolge in 26 episodi. La cosa interessante è che stranamente dal solito e anche diversamente dal solito non è ambientata sulla Terra, quindi non ci troviamo con un robot che difende l'umanità dai malvagi, ma con un robot nato su un pianeta alieno le cui avventure si svolgono su un pianeta alieno, anzi su vari pianeti alieni, perché il principe Rhaegar con il suo equipaggio vagherà per l'intera galassia con l'intento appunto di combattere Magellano il Grande e di salvare tutti i popoli della galassia dal suo dominio malvagio. È interessante notare che in un episodio ci fu anche un'apparizione appunto del Daekengo proprio qui sulla Terra, che era stata presa di mira dalle armate di Magellano e che in seguito all'intervento di Daekengo anche il governo terrestre decise di aderire alla Federazione Galattica e di entrare a far parte di questa famiglia cosmica, il che ci porta, diciamo, a sperare che in un possibile futuro possa avvenire appunto un'unione di mondi come questa ipotizzata nell'anime giapponese in oggetto, perché sarebbe molto bello se scoprissimo altri popoli della galassia, vivere tutti insieme in armonia, in maniera tale da, diciamo, da evolverci tutti ed avere più vantaggi rispetto ad avere delle guerre che ci dividono, perché comunque le guerre non portano mai benefici per le popolazioni, ma solo per pochi che se ne approfittano. Fatta questa piccola, diciamo, postilla, che purtroppo è di grande attualità, andiamo adesso a vedere il modello. Allora, qui troviamo le istruzioni, come vedete sono graficamente molto semplici, c'è un'immagine a colori, ma le vere e proprie istruzioni poi sembrerebbero essere in bianco e nero. Ci indicano le funzioni principali e l'innesto dei vari accessori, e qui abbiamo invece come si presenta il modello all'interno della scatola che, come potete vedere, è composta da un contenitore in polistirolo che di solito è molto apprezzato dai collezionisti rispetto al classico blister di plastica trasparente. Io non la penso proprio così, per il semplice fatto che ho un mio personale problema con il polistirolo quando lo tocco, che quel rumore stridente che fa mi mette un po' i brividi, mi dà fastidio, quindi diciamo che non è che gradisca troppo la presenza di questo materiale, però me ne farò insomma una ragione. Allora, come possiamo vedere, vediamo subito come primo impatto le lame che vanno innestate sul piede, le varie ruote che compongono la buggy. Qui abbiamo gli scudi, l'avambraccio del Daekengo, il corpo centrale del Daekengo, qui c'è la testa, ecco qua, possiamo cominciare a togliere anche qualcosa. In pratica lo troviamo già diviso nelle sue 3 configurazioni, che sono poi quelle che daranno vita sia al robot unito sia all'astronave, ossia alle varie 3 piccole, diciamo, sottotrasformazioni dei 3 mezzi singoli. Ecco, vedete, questo è un rumore che mi mette una certa un certo fastidio sui denti. Ecco qua, qui troviamo le spade che è la prima cosa che vorrei andare a vedere insieme a voi.
Chiaramente il tutto è imbustato in maniera da preservarlo da possibili danneggiamenti durante il confezionamento e il trasporto. Certo, il lato positivo del polistirolo è che chiaramente protegge in maniera molto più efficace rispetto a un blister di plastica, quello c'è da dirlo sicuramente. Oh, eccola qua, una delle due spade incrociate. Allora, cosa posso dire? La verniciatura è discretamente buona, anche se qui c'ho un segnetto come se fosse un peletto che è rimasto incastrato sotto lo strato di vernice, ma comunque non è molto evidente, diciamo lo possiamo considerare trascurabile. Il rosso è buono, il color metallo della spada lo trovo molto bello, purtroppo si notano un po' i segni di divisione o comunque di stampo dell'oggetto, no? Vedete, c'è una linea che percorre qui per tutta, diciamo, la sua lunghezza l'intera spada, e questo magari fa capire un po' il suo tono giocattoloso, no? Mentre se magari questa linea fosse stata un po' levicata prima di essere verniciata, forse poteva anche sparire e dare una resa ottica un po' migliore. Però nel complesso, insomma, l'oggetto è bello. Poi una volta messo sul modello ovviamente sarà meno appariscente la cosa, perché possiamo tenerla girata in maniera tale da non far vedere quella riga, ok? Ora tirerò fuori tutti i vari pezzi e proveremo subito a vedere le varie configurazioni. Ecco ragazzi, dopo non poche difficoltà dovute sicuramente alla mia inesperienza con modelli trasformabili, perché come sapete è da poco che ho iniziato a collezionare questo tipo di prodotti, sebbene li abbia desiderati sempre per molto tempo ma inarrivabili per ovvie questioni economiche, ci sono comunque riuscito. Cioè alla fine ho realizzato le 3 unità di base che compongono il Daikengo. Devo dire che le istruzioni non sono state di troppo aiuto, perché comunque sono purtroppo solo ed esclusivamente in giapponese e le figure sono piccole e non sempre troppo chiare, quindi sicuramente non offrono molto aiuto a chi magari ha le prime armi con questo genere di modelli. Ecco qua, vi do un esempio, qui ci indica come fare per cambiare il viso al Daikengo, perché in dotazione sono forniti altri 2 visi oltre a quello che troviamo montato di serie, mentre qui sulla parte del trasformabile è un po' confusionaria, non fa capire nemmeno bene a quale fase di trasformazione si stiano riferendo, però diciamo che per sopperire un po' a questo ci vengono in aiuto le immagini della scatola, delle varie configurazioni finite, e quindi guardando quella alla fine si riesce comunque a ricostruire. Le difficoltà che ho trovato principalmente erano nel far stare attaccate le ruote della buggy, perché rimanevano appoggiate e cascavano sempre da sole. Poi ho capito che andava fatto abbassare da tutti i lati i vari supporti e andava spinto dall'interno per farlo incastrare meglio, quindi ho risolto in questo modo. Per il resto la trasformazione avviene mediante la pressione di questi 2 tastini sopra, in questo caso, che fanno scattare, tirando all'indietro, questa parte diciamo del corpo del Daikengo, e in questo modo, inserendo il modulo dei propulsori, si ottiene la buggy. Per quanto riguarda invece la trasformazione del Caterpillar, diciamo che l'unica difficoltà è che non era subito intuibile come piegare all'indietro questa parte delle gambe per opporla direttamente sopra alla parte inferiore, quindi per ottenere in pratica questa forma. C'è uno sportellino che va sollevato, mandato dentro praticamente qua, e con una serie di leveraggi e pieghe che possiamo vedere anche da questa parte riusciamo a piegarla in questo modo e finiamo la trasformazione unendo i moduli qui che vediamo sul davanti, questi color argento. Per quanto riguarda invece la Combat Ship, sicuramente è la più facile da trasformare perché ci viene data praticamente già pronta, vanno solo inseriti questi elementi gialli, gli scudi e diciamo gli avambracci che vengono collegati qui. Per il resto arriva già quasi pronta così come esce dalla scatola. Qui ovviamente c'è il viso del Daikengo, che viene solo abbassata questa paratia sopra per coprire gli occhi. Per il resto mancherebbero da mettere qua i carrellini di atterraggio che non ho posizionato, ma che comunque sono ininfluenti al fine dell'esposizione per questo video.
anche perché non si vedrebbero visto che rimarrebbero molto sotto. Allora, diciamo che a livello estetico mi piacciono molto, il peso di ogni unità è abbastanza sostanzioso e adesso le andremo a pesare. Vediamo ora quanto pesano le varie unità. Chiaramente il peso sarà un po' un indicativo perché non so che grado di precisione avremo sulla bilancia, visto che è appoggiata qui all'interno della lighting box, che ha comunque una superficie che è sì piana però rivestita con un pannello un po' mobile, quindi potrebbe non spianare correttamente al 100% e quindi falsare leggermente il peso. Comunque solo per avere un'idea insomma di quanto peso abbiamo tra le mani. Allora cominciamo con la Combat Ship. Mi riporta a 336 grammi. Proviamo con la Buggy, mi riporta a 335. Ora peseremo l'unità Caterpillar, che è sicuramente la più pesante. Riporta ben 1 chilo. Quindi ragazzi abbiamo a che fare con 1,5 kg di prodotto circa, insomma è una cosa molto buona perché normalmente tutta questa presenza di metallo è molto apprezzata dai collezionisti. Ovviamente c'è anche la plastica perché per ovvi motivi consente di ricreare oggetti con un miglior livello di dettaglio, però diciamo che è limitata solo allo stretto necessario. La maggior parte del robot è composta appunto da metallo. Ovviamente i cingoli sono in gomma del Caterpillar, come vedete sono anche movibili, come le ruote anche della Buggy, e diciamo che a livello di funzionalità anche è molto buono. Quanto sarebbe realistica una trasformazione del genere diciamo nella tecnologia reale, basandosi appunto su concetti di ingegneria o di fisica? Io direi abbastanza, perché per quanto riguarda il Daikengo è un robot che abbiamo sempre visto operare nello spazio o comunque sulle superfici dei pianeti in configurazione già trasformata in robot. La maggior parte delle variazioni tra una configurazione e l'altra avvengono appunto nello spazio, quindi diciamo che l'assenza di gravità sicuramente aiuterebbe in questo passaggio tra le varie fasi. A livello anche di modulistica, di incastri eccetera, non offre cose molto strane, quindi diciamo che tecnicamente a livello ingegneristico sarebbero probabilmente possibili, fermo restando ovviamente la capacità di viaggiare nello spazio ad alta velocità, che quella è una cosa che ancora non riusciamo a fare. Però ecco, creare tre diciamo moduli configurati in questo modo, per quanto riguarda i moduli terrestri sicuramente è molto più semplice la cosa, ma anche per quello che riguarda la Combat Ship sarebbe comunque un'astronavetta tutto sommato realizzabile. Quanto gli resti facile volare dentro un'atmosfera è un altro invece paio di maniche, nel senso che a livello aerodinamico probabilmente riuscirebbe anche a farlo, però la mancanza di vere e proprie ali nella parte diciamo qui frontale della navetta, in pratica la mancanza di ali in questa parte renderebbe sicuramente molto difficile creare della portanza e quindi muoversi all'interno di un'atmosfera. Ovviamente potrebbe sempre essere compensata mediante l'utilizzo di alcuni razzi propulsori diciamo posizionati in varie parti, però chiaramente richiederebbero molto più carburante e di conseguenza perderebbe l'efficacia che ha invece un paio di ali ben posizionate che sfrutterebbero l'aria per rimanere diciamo appunto a galla, diciamola così. Per il resto diciamo non ci sarebbero grossi problemi. Questi sarebbero i pianali di coda, questi i propulsori, questi i timoni di coda, quindi sarebbe possibile far rifare tutte le variazioni di rotta in atmosfera. Ripeto, l'unica cosa da aggiustare sarebbe il discorso della portanza, che in questo caso vedo un po' carente. Per quanto riguarda la Jeep è un classico veicolo a 4 ruote, quindi non offrirebbe particolari difficoltà di realizzazione. Per quanto riguarda il Caterpillar, le sue possibilità di movimento per trasformarsi in questa configurazione sono realizzabili con diciamo varie articolazioni motorizzate, quindi tutto sommato non lo considero impossibile. Questo sempre parlando solo a livello puramente diciamo tecnico. Quanto poi siano efficaci in combattimento o meno, questo non ve lo so dire, però dal mio punto di vista è una trasformazione in 3 moduli plausibile.
Bene, ora andremo ad unire tra loro i tre moduli per ottenere la versione Daiken Base o Daiken Ship, quindi diventerà un'unica astronave e faremo anche le valutazioni del caso. Bene, nonostante alcune difficoltà, missione compiuta anche nella realizzazione della Daiken Base, che come vedete risulta molto lunga. Il peso riportato dalla bilancia è di 1,5 kg circa, quindi confermiamo il peso, diciamo, totale del mezzo. Non è troppo difficile da trasformare, anche se richiede comunque il disassemblaggio di alcune parti, in particolare queste e quest'altro modulo qui, per poter essere ricombinate insieme e formare appunto l'astronave. Quanto sia possibile nella realtà ottenere un risultato del genere? Beh, diciamo che avvenendo il tutto nello spazio, quindi senza l'influenza della gravità, è tutto sommato un sistema di agganci plausibile, nel senso che i moduli comunque sono fatti in maniera tale da diciamo essere plausibili come possibilità di aggancio tra loro. Il corpo del robot e dei vari mezzi non viene completamente stravolto dall'operazione, rimangono abbastanza configurati nella loro modalità, diciamo, standard, tranne qualche piccola piega che viene fatta qua e là. Trovandoci appunto nello spazio, il problema di doversi sostentare in aria durante la trasformazione non c'è. E inoltre vorrei anche aggiungere che sistemi di aggancio simile sono anche già stati usati in passato dalla NASA per agganciare i vari moduli tra loro nello spazio, anche se ovviamente di forma diversa rispetto a questo Daikengo. Quindi l'unione di più veicoli spaziali fuori dall'atmosfera terrestre è un, diciamo, concetto che l'ingegneria terrestre ha già sperimentato ed è plausibile. Quindi possiamo dire in questo caso che non abbiamo visto una trasformazione impossibile. Bene, ora passiamo alla trasformazione vera e propria in robot e valutiamo anche quella. E con un peso di 1,5 kg praticamente quasi preciso, ecco a voi il genio cosmico Daikengo in tutta la sua bellezza e splendore. Eccolo qui, ragazzi. Devo dire che la trasformazione non è stata nemmeno poi così complessa. Ho usato come riferimento sempre il frontespizio della scatola perché lo ritengo più utile rispetto alle istruzioni. I pezzi si utilizzano quasi tutti, rimangono fuori giusto alcune piccole parti che sinceramente non mi sembra che vadano agganciate, come queste che vi faccio vedere ora. Quindi diciamo che è una trasformazione abbastanza completa. L'impatto estetico è sicuramente molto bello e diciamo per quanto mi riguarda mi ritengo soddisfatto per l'acquisto. Mi ricorda molto il Daikengo visto nel cartone animato, i colori sono molto belli, la verniciatura mi sembra fatta abbastanza bene, non noto particolari problemi, forse giusto qui sulla parte, diciamo, della mutanda c'è una leggera imperfezione di verniciatura, ma molto molto lieve. Gli snodi, che sono sempre un punto cruciale in questo tipo di modelli, sono di tipo a scatto e mi sembrano abbastanza rigidi. L'unica cosa che veramente non mi piace molto è la poca escursione delle braccia verso l'esterno che sarebbe necessaria per avere un maggior posizionamento per l'uso delle spade incrociate, come abbiamo visto nell'anime, che le braccia erano molto più, diciamo, messe allargate. Qui purtroppo il gioco sulla spalla non consente di fare questo tipo di escursione. E un'altra cosa che non mi piace è questa specie di visiera sopra il viso che tende un po' a cadere, a coprire gli occhi, non si mantiene molto bene e stabilmente in posizione, va spinta molto forte in su, quasi rischiando di romperla, quindi diciamo che meno si toccherà e meglio sarà. È interessante notare che la mascherina che copre la bocca, che in questo momento, come vi farò vedere adesso ingrandendo, vi ho inserito quella di quando il Daikengo grida, quindi a denti mostrati in fuori, che ritengo sia la più bella e la più iconica nel ricordo dell'anime.
Questa mascherina blu e rossa che copre appunto il viso si può chiudere mediante due leveraggi che sono posizionati sotto la testa. Chiaramente la testa va smontata per farlo, però diciamo quello mi è piaciuto molto come caratteristica del modello. Per il resto, come ho detto prima, la trasformazione è abbastanza semplice per quanto riguarda la configurazione robot. Quanto sia plausibile farlo nella realtà? Beh, chiaramente al momento non è possibile realizzare un robot come il Daikengo, però a livello di semovenze, no? Quindi come possibilità di movimento degli arti, del viso e del resto del corpo, visto la realizzazione fatta in Giappone del Gundam o Gundam, che dir si voglia, di Yokohama, fatto all'altezza naturale, direi che tutto sommato sarebbe una configurazione possibile. Ovviamente dovremmo ancora fare dei grossi passi in avanti nella robotica per fare in modo che un robot di queste dimensioni sia in grado di potersi muovere da solo e soprattutto di farlo con una certa velocità. Vi ricordo appunto che il Gundam di Yokohama è fatto in un modo che rimane comunque ancorato alle spalle attraverso una specie di ancoraggio, quindi non è completamente autonomo, è comunque una parziale dimostrazione di robotica, ma non è un vero e proprio robot dal punto di vista tecnico. Però diciamo che ci stiamo avvicinando molto a realizzare questo tipo di prodotti, chiamiamoli così. Di conseguenza io ritengo che nel prossimo futuro ottenere un robot con queste caratteristiche mobili sia plausibile. Ovviamente non è detto che venga fatta qualcosa di simile al Daikengo o meno, però riuscire a ottenere robot di grossa stazza che abbiano una mobilità completa, mettiamola così, sicuramente sarà una cosa che otterremo. Vediamolo un pochino meglio dal punto di vista dell'estetica. Vi farò una panoramica adesso un pochino più ravvicinata. Ecco qua. Lo ruoterò manualmente adesso perché non ho altri dispositivi per farlo, per mostrarvi anche il lato posteriore. Ecco, diciamo a livello estetico è molto bello, ripeto, è molto simile a quello visto in TV. Vi ricordo che di questo modello ne esiste anche una versione anime color che era in numerazione limitata e forse anche un pochino più carina a livello estetico, però io al momento del preordine avevo visto che costava una cifra nettamente superiore a questa versione, quindi ho preferito optare per questa perché era più alla mia portata. Però qualcuno pare che sia riuscito a ottenerlo allo stesso prezzo. Se siete tra i fortunati avete tutta la mia invidia. Comunque anche questo modello mi lascia pienamente soddisfatto. Vi posso dire che per una persona che comincia adesso una collezione, questo Daikengo sicuramente è uno dei prodotti che non dovrebbe mancare. Bene ragazzi, con questo è tutto, io vi ringrazio per la visione, spero che vi sia piaciuta questa mia piccola recensione del Daikengo, paragonandolo alle tecnologie attuali e quanto sia in qualche modo fattibile la sua ipotetica realizzazione. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, visitate anche il mio profilo Facebook, quello è dedicato al canale, quindi l'Andrew Riker Channel, dove potete mettere un mi piace e mettere anche un clic sul segui. Stessa cosa per i canali Instagram e Twitter. Grazie ancora per la visione, grazie a tutti e voi amici che avete reso possibile al canale il raggiungimento dei 1000 iscritti. Grazie a questo saremo in grado di fare cose sempre più belle, sempre migliori, e vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto a tutti, ciao ciao ciao! Gelo Cosmico Daikengo!